Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale in cui parliamo di astrologia di tarocchi e di tanti altri argomenti che ci stanno a cuore, che mi stanno a cuore, che vi stanno a cuore, che ci stanno a cuore, spero. Oggi parleremo del segno astrologico e della prova karmica o prova spirituale. Metteremo in correlazione come sempre l'astrologia e i tarocchi di Marsiglia, scegliendo un arcano maggiore per ogni segno astrologico, per ogni segno solare, e l'arcano maggiore ci spiegherà un po' meglio la prova karmica o spirituale che è legata a quel segno. Come al solito direi, sono delle proposte generali, poi ognuno è libero di cercare, di continuare la propria riflessione, di approfondire, anche se volete in una sessione di consulenza. A questo punto mi contattate. In questo video per una volta tanto non ci sarà una pratica, ma piuttosto un consiglio, un messaggio che la carta scelta per ogni segno astrologico invia al segno astrologico stesso. Ma prima di entrare nel tema, come al solito le raccomandazioni abituali: iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale, pollice, attivate la campanellina delle notifiche, andate a scoprire le pagine Instagram di Astro Tarotina che parlano di astrologia di tarocchi e di tanti altri argomenti, e poi scrivetemi mariacristina.astrotarot con @gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia di tarocchi o di astrotarocchi, se desiderate ricevere il questionario per capire a che punto siete delle vostre conoscenze dell'astrologia di tarocchi, e soprattutto se desiderate seguire e ricevere piuttosto l'infolettera, la newsletter, cioè la mail che io invio ogni lunedì sull'astrologia di tarocchi o qualche altro argomento appunto che mi sta a cuore. Parliamo adesso, entriamo nel cuore del tema. Quando parliamo di astrologia, in genere, quando chiediamo a qualcuno di che segno astrologico sei, sono del, che ne so io, Leone, è quello che intendiamo come segno astrologico, in realtà è il segno solare, cioè il segno in cui si trova il sole di questa persona. E questo segno ci indica la nostra autenticità, direi il nostro io più profondo, ciò che vogliamo incarnare e il cammino anche che percorriamo, ed è ciò che vediamo in una persona quando la conosciamo un po' meglio. Per esempio una persona del segno della Vergine, quindi segno solare, il sole in Vergine, sappiamo che in genere è una persona molto organizzata, che spesso potrebbe essere nervosa, anche introversa e riflessiva. Allora può capitare che non ci si senta molto vicino al proprio segno solare. Questo perché, come dico sempre, un tema astrologico è dato da moltissimi elementi. Oltre al segno solare abbiamo l'ascendente e il discendente, i pianeti, le case, il medio cielo, il fondo cielo, insomma tanti elementi di cui ho parlato anche in altri video. E quindi a volte gli aspetti che questi elementi formano fra di loro sono tali che prendono, perlomeno all'inizio, più importanza, un'importanza maggiore, e quindi ci si può riconoscere di più, per esempio nella propria luna, nel proprio ascendente. Questo lo dico come informazione. Entriamo ora proprio nella descrizione dei segni astrologici e delle loro prove karmiche. Li ho riuniti quindi secondo gli elementi acqua, aria, terra e fuoco. Vi ricordo che esistono dei video per ogni elemento qui su YouTube che potete andare a scoprire. Allora, il fuoco è un simbolo di vita, no? È il primo elemento, l'impeto della vita e la volontà di esistere, la creazione spontanea, come dico sempre. Un eccesso di fuoco però può bruciare, può anche rivoltarsi contro la persona, quindi il fuoco ci insegna a onorare questo elemento canalizzandolo, e quindi le carte dei tarocchi, la carta maggiore che ho scelto per ogni segno, ci indicano questo, cioè che prova sacra devo onorare, o è meglio che onore, avendo un sole in un segno di fuoco. Cominciamo subito con l'Ariete, che è un segno cardinale di inizio primavera, che è impulsivo, orientato all'azione, agisce direi senza pensare, un po' eccessivo, parlo sempre un po' in maniera eccessiva, però insomma per farvi capire. E quindi la sfida karmica potrebbe essere proprio quella di avere pazienza, imparare la pazienza, pensare prima di agire, rallentare, osservare, maturare le proprie opinioni. Quindi ho scelto effettivamente l'eremita, che lo invita proprio a ascoltare la propria saggezza prima di precipitarsi, e gli insegna il valore del tempo, del silenzio e come consiglio vi dice proprio: prima di combattere illumina la strada, illumina il cammino, come messaggio non troverai la luce correndo.
Passiamo al secondo segno di fuoco, che è il leone. Il leone vuole essere riconosciuto, è un segno fisso di metà estate e quindi la sfida karmica sarà proprio quella di lasciare andare il bisogno di brillare, di accettare quindi questa sfida, e per cui ho scelto l'appeso. L'appeso insegna al leone che cosa? L'umiltà, l'attesa, il dono disinteressato, anche il sacrificio. Come consiglio gli dice: non è quello che mostri, ma quello che accetti di trasformare dentro di te che ti rende grande. E come messaggio: la tua luce più grande nasce nell'ombra accettata. Passiamo ora al terzo segno di fuoco, che è il Sagittario. Il Sagittario spesso ha una visione idealistica, guarda sempre lontano, ma anche possono rimanere bloccati in idee fisse, e quindi la sua sfida karmica è proprio quella di risvegliare la sua vera missione spirituale, di allontanarsi dai dogmi e di ascoltare l'appello, la chiamata interiore veramente, e di non essere distratto. Per cui ho scelto una carta, insomma un po' esigente, che è la 20, il giudizio, che chiama proprio il Sagittario a rinascere rispetto alla sua verità, gli ricorda: rinasci rispetto alla tua verità, li invita ad ascoltare la loro vera missione qui ed ora. Il consiglio è: ascolta la chiamata, viene dalla tua anima, non dalla testa, e come messaggio: la tua anima ti chiama, riesci a sentire il suo canto? Passiamo ora ai segni di terra. Allora, Toro, Vergine, Capricorno. La terra quindi è legata a cosa? Alla stabilità, al pragmatismo, alla sicurezza, alla materia, al corpo. E la sfida karmica, la sfida spirituale dei segni di terra è proprio ciò che li obbliga a spostarsi laddove invece sono a proprio agio, vogliono restare, cioè si aggrappano a qualcosa, ed è proprio lì che la vita in genere li scuote. Ora, attraverso gli arcani maggiori di tarocchi che ho scelto, andremo a vedere come sia possibile trasformare la loro solidità in flessibilità. Partiamo con il primo segno di terra, che è il Toro, che è un segno fisso di metà primavera. Il Toro detesta perdere il controllo, quindi per lui la sfida karmica, la sfida spirituale è proprio quella di accettare il cambiamento, accettare che nulla dura per sempre, lasciare andare gli attaccamenti, e quindi ho scelto per lui l'arcano maggiore della ruota della fortuna, che gli insegna proprio che il cambiamento fa parte della vita, che deve avere fiducia nel movimento della vita, e come consiglio dice proprio: il tuo comfort è prezioso, ma la tua crescita dipende dalla tua capacità di lasciare andare ciò che deve cambiare. E come messaggio: non si può fermare il vento, si può imparare a danzare, ma si può imparare a danzare con lui. Passiamo al secondo segno di terra, che è la Vergine, che è un segno mobile, mutabile, mobile, di fine estate. La Vergine vuole capire tutto. Naturalmente, ancora una volta vi dico, qui esagero un po' i tratti, ma proprio per portarvi a capire. La sfida spirituale o karmica potrebbe essere quella proprio legata al fatto di come dire, aiutare, facilitare la propria intuizione, il proprio lato irrazionale, abbandonare il bisogno di analizzare tutto. E per questo ho scelto come carta arcano maggiore che può aiutare la Vergine in questa prova, la Luna, che insegna alla Vergine a sentire anche quando tutto è confuso, la invita a tuffarsi nell'intuizione, ad accettare l'invisibile, dicendole: non tutti i misteri sono lì per essere risolti, alcuni sono lì più per essere percepiti, e come messaggio le dice: la tua verità non si trova nei fatti ma nei sogni. E terminiamo con l'ultimo segno di terra, che è il Capricorno, che è un segno cardinale di inizio inverno, e vuole pianificare tutto. Il Capricorno vuole delle garanzie, quindi la sua sfida spirituale o karmica è quella di accettare di non poter controllare tutto, di lasciare andare il controllo, di fidarsi del vuoto, e anche di andare avanti senza avere certezze. Quindi quale migliore arcano maggiore del Matto, che lo invita a lasciarsi andare a fidarsi dell'ignoto, gli chiede di fare un salto in ciò che non conosce, nell'ignoto, ma con fede. Questa è un'altra parola chiave, e dicendogli: non è la destinazione che conta, caro Capricorno, ma il viaggio e il messaggio. La tua libertà inizia dove finiscono i tuoi programmi, i tuoi piani. Passiamo ora al segno d'aria. Allora, cioè Gemelli, Bilancia e Acquario. L'aria che cos'è? Il soffio, il respiro, la comunicazione, il pensiero, la parola, lo scambio, i legami sociali, la libertà mentale.
E questa leggerezza può però anche nascondere delle catene invisibili, che sono le convinzioni limitanti, le maschere sociali, il silenzio interiore. Quindi gli arcani maggiori che ho selezionato per questi 3 segni insegnano a esplorare, insegna loro a esplorare come liberare le parole giuste e vivere in verità. Partiamo dal primo segno d'aria, che sono i gemelli. Ora i gemelli, come dico io, svolazzano. Vabbè, come i gemelli sono un segno mutevole, mobile, di fine primavera, sono leggeri, l'aria di primavera, gli uccellini che cinguettano, portano quest'aria così gioiosa, leggera, adolescente, primaverile, però nascondono le loro ombre in questo modo. Le loro ombre sono legate spesso alla paura di avere dei legami sentimentali o affettivi molto profondi che li legano, quindi ho scelto per loro un arcano un po' così complicato, direi, che è comunque nella dualità, che è il diavolo, che chiede loro di scavare nelle verità più profonde, di andare oltre la maschera della leggerezza per raggiungere una verità forse più cruda, ma verità. E come consiglio dice ai gemelli: la tua luce viene da ciò che hai il coraggio di affrontare dentro di te, e come messaggio: ciò da cui scappi finisce sempre per ritrovarti. E direi che questo vale un po' per tutti. Passiamo al secondo segno d'aria, che è la bilancia, che è un segno cardinale di inizio stagione, cioè di inizio autunno. La bilancia evita i conflitti, questo va là. E quindi come sfida karmica, come sfida spirituale, diciamo che deve usare scegliere, prendere una decisione, affermarsi, e quindi ho scelto effettivamente la giustizia, che poi è l'arcano che le corrisponde, ma forse è l'altro piatto della bilancia, perché la giustizia le insegna a decidere, anche se non le piace decidere, la incoraggia a fare delle scelte, anche se questo può creare uno squilibrio temporaneo. La bilancia, che è il segno che cerca un equilibrio termoregolatore fra il vento freddo d'inverno che non è ancora arrivato e il freddo caldo d'estate che è già sparito, o comunque sta già andando via. Quindi come consiglio la giustizia dice la bilancia: la vera armonia arriva dall'allineamento con la tua verità interiore, non dal desiderio di piacere a tutti. E come messaggio l'equilibrio nasce appunto da un cuore allineato, non dalla paura del disaccordo. E terminiamo i segni d'aria con l'ultimo segno d'aria, che è l'acquario. L'acquario, che è un segno fisso di metà inverno, e gli acquari vivono spesso per gli ideali, per le utopie, quindi come sfida karmica c'è quella proprio di incarnare pienamente se stessi e di prendere il proprio posto dove? Nel mondo. Ed è proprio questa carta, l'arcano maggiore, che ho scelto. Il mondo li invita a portare i loro ideali sulla terra, a trasformare la loro visione in realtà, nella materia, sulla terra. E il consiglio è: il tuo genio è reale, ma diventa trasformazione quando accetti di viverlo concretamente. E come messaggio dice: ciò che sogni puoi realizzarlo qui ed ora. E terminiamo con i segni d'acqua, che sono Cancro, Scorpione e Pesci. L'acqua, eccola qua, che simboleggia la memoria, l'intuizione, la sensibilità, la trasformazione interiore, la percezione, insomma tanti elementi, ma effettivamente porta anche i suoi fardelli, che sono delle vecchie ferite, delle paure sepolte, una grande sensibilità che può diventare un peso importante. E quindi gli arcani maggiori che ho selezionato per Cancro, Scorpione e Pesci possono aiutarli a scoprire come abbracciare queste energie per guarire e andare avanti. Cominciamo con il primo segno d'acqua. Il primo segno d'acqua è il Cancro. Eccolo qua. Stavo cercando dove ho messo gli arcani legati a queste carte. Vabbè, allora cominciamo. Il Cancro. Il Cancro si sente sicuro di ciò che conosce, quando è in qualcosa che conosce, e quindi la sua sfida karmica, la sua sfida spirituale è come liberarsi delle vecchie strutture emotive, la famiglia per esempio, le dipendenze affettive, come distaccarsi dal passato e dai modelli familiari. E quindi ho scelto come arcano, ma perché non lo trovo? Perché è nascosto qua sotto. Ho scelto come arcano la casa Dio, eccolo qua.
La casa Dio, perché? Perché la casa Dio in un qualche modo scuote questo comfort e gli permette di liberarsi veramente, ma come? Nella gioia. Questa è una carta veramente che parla di gioia, di cambiamento nella gioia. E come consiglio gli dice: ciò che perdi oggi non è una punizione, è una rinascita, e come messaggio ciò che lasci andare ti rende più libero di ciò che trattieni. Passiamo al secondo segno d'acqua. Il secondo segno d'acqua comincia a essere persa, va tutto bene, lo Scorpione, ecco, che è un segno fisso di metà autunno. E allora gli Scorpioni vivono tutto con intensità, quindi la loro prova karmica o spirituale è quella di moderare gli estremi, di fare pace con le proprie emozioni. Quindi quale migliore arcano se non l'arcano 14, temperanza, che insegna allo Scorpione l'arte di dosare, l'arte di armonizzare, l'arte di equilibrare le emozioni, l'arte di trasformare, soprattutto senza distruggere. Come consiglio gli dici: la tua potenza diventa luce quando impari l'arte dell'armonia, e come messaggio la tua potenza risiede nella calma, non nella tempesta. E finiamo con l'ultimo segno d'acqua, che è anche l'ultimo segno dello zodiaco, che sono i pesci. I pesci si perdono facilmente nelle loro emozioni, nei loro sogni, nella compassione anche, tendono a non avere limiti. Quindi la prova karmica può essere proprio quella di imparare a porre dei limiti, delle frontiere, a canalizzare l'emozione, a trovare una struttura, a mettere, perché no, radici. E quindi io propongo la 11, che è la forza, che gli aiuta a domare gli eccessi, a non perdere il loro controllo interiore, a canalizzare la loro sensibilità e soprattutto a fissare e stabilire dei limiti e delle frontiere. Come consiglio dice: la tua dolcezza è una forza se la ancori alla realtà, e come messaggio appunto la tua dolcezza diventa invincibile quando è ancorata. E in conclusione di questo escurso nei 12 segni e nelle loro prove spirituali karmiche, ti chiedo, se vuoi, se puoi farlo, di mettermi effettivamente in commento se ti sei, nei commenti sotto il video, se ti sei riconosciuto, riconosciuta nel segno, il suo segno solare ti parla, ti riconosci nella prova karmica o spirituale che ho descritto attraverso anche l'arcano maggiore che ho scelto. Naturalmente tu puoi continuare la tua ricerca. E poi vi ricordo questa cosa che è molto importante, che il nostro destino non è scritto ma è guidato. Io credo sempre una parte del nostro libero arbitrio nel quadro diciamo, dell'ambito degli elementi che ci sono stati dati o ci siamo scelti secondo le posizioni filosofiche. Vi lascio con una frase di Dan Rudyard tratta dalla pratica dell'astrologia, che dice: ogni giorno il sole attraversa le 12 case, dà all'uomo il potere di agire all'interno di ognuna di esse, che illustra quello che vi ho appena detto. E prima di terminare, naturalmente le raccomandazioni abituali: il pollice, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche, andate a scoprire, se non l'avete ancora fatto, le pagine Instagram dove parlo di astrologia, di tarot e di tante altre cose. Poi scrivetemi a mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com se desiderate una consulenza, una sessione di lavoro di astrologia, di tarocchi o di astrotarocchi, se desiderate ricevere i questionari per valutare le vostre conoscenze di astrologia e di tarocchi, oppure ricevere l'infolettera, cioè la newsletter settimanale che invio ogni lunedì, dove parlo di astrologia, di tarocchi e di tante altre cose. Grazie per avermi ascoltato. Come dico sempre, la salute e il tempo sono le cose più importanti che abbiamo, quindi grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo. Alla prossima!